Salve fandoni e ben ritrovati su Expedition 33. Ragazzi, la scorsa volta ci siamo lasciati proprio su questo promontorio con questa vista magnifica. Dirigiamoci verso la nuova zona che ci aspetta e ne approfittiamo anche per passare un attimo qui e riposare, non saltando. Diamo un riposo, ripristiniamo tutto. Possiamo migliorare un po' gli attributi, lo facciamo. Potenza, un po' di agilità e va bene così. Per Mayel invece ci prendiamo un po' più di difesa perché purtroppo sta un po' messa male e facciamo così. Invece con Loon andiamo sempre di potenza e agilità. Ok. Come abilità abbiamo un po' di possibilità qui. Sempre involucro. In realtà lei non lo so. Potrebbe avere senso. Se no, un massimo di 3 alleati. Perché no? Frana, infligge danni tipo terra media a un solo bersaglio. Possibilità di strappo. Questo è importante perché costa 5. Lo strappo ce l'abbiamo solo sul sovraccarico, ma il sovraccarico tendiamo a farlo con tutte e 10 le cariche. Consuma per danni aumentati notevolmente. Ok, noi possiamo applicare tutti quelli tecnicamente. Allora, la prendiamo innanzitutto. Vediamo un attimo. Allora, Loon. Immolazione ci permette di avere uno di fuoco. Questo ci permette di avere uno di ghiaccio e questo ci permette di avere fulmine. Indomabile potremmo toglierlo oppure no? Non lo so. Diciamo che immolazione è più comodo in questo caso di fuoco immolabile per il semplice fatto che questo applica 3 istanze di bruciatura a tutti, ed è vero, è molto forte, però questo applica 3 istanze più 2 se ha il marchio e possiamo creare il marchio semplicemente con la nostra mira libera. E poi abbiamo trasferimento termico per avere PA e quindi continuare ad applicare marchi e roba del genere. Quindi single target praticamente. Danni di tipo terra ridotti a tutti i nemici. Forse potremmo togliere questo. Potremmo togliere questo e mettiamo frana. Quindi potremmo avere fulmine, ghiaccio. Ok, quindi un trasferimento termico, un'immolazione e un'elettrizzazione. E poi una frana. E fa danni di tipo terra a un solo bersaglio, medi tra l'altro, e fa anche strappo. Quindi anche questo è da caricare, ma potenzialmente può essere molto molto forte e anche fatale. Per adesso non cambierei nulla a livello di Picto, andiamo avanti. Vediamo un po'. Questo ST è magnifica. Dovremmo quasi essere al villaggio. Ci ha parlato Mayel. Vediamo. Questo è un warp, no? Stiamo andando in un'altra zona, credo. Sì. Acque volanti. Ho dimenticato di aprire il coso degli achievement, ragazzi, come al solito. Datemi un attimo. Se posso mettere pausa. No. Incubo di Mayel. Un flashback? È un flashback. Stiamo per giocare tutta quella parte nei panni di Mayel, può essere? Chi è quello? No, aspetta, erano... No.
Still too far. Being out here isn't what I expected. As expected. Hey. You okay? Death out here's not like death in Lumiere, is it? I thought I was used to losing people. Non è la stessa cosa. I've have a foster child, right? But not like that. On the beach. That man. Yeah. Yeah, I know. Nevrons we were prepared for, but not. And now we've finally found other survivors, and it's... You know, that's the insidious thing about the Gommage. It's predictable, almost gentle. It makes Lumiere complacent and accepting, but... The Gommage is equally violent than death. Death is just as final. Per quanto ne sapete? I've been having nightmares. Yeah, me too. Look, if death approaches, I want you to run. No, promise me. Run. Especially if we meet the man from the beach. We can't face him. You see him, you run. Only if you do the same. Oh, I'm running as soon as I see a strand of white hair, trust me. You won't even see me, I'm running so fast. Oh, please, you're an old man. I can outrun you any day. Yeah, right. There was a time when 30 was young, you know. Sure. Effettivamente di questa figura noi non è che sappiamo molto. Curatore. Surprised to find you here. I hope we can trust him. Well, at least we can upgrade our Pictos. Questa è una delle zone che ho visitato nell'accampamento che però era vuota. Ora si capisce. Migliora armi, migliora le risorse della spedizione. Il curatore può migliorare le armi. L'elenco delle armi disponibili per il personaggio attuale è mostrato sulla sinistra dello schermo. Può essere ordinato alfabeticamente, vabbè, ok. Le armi sono la fonte principale di potenza di attacco. Gli effetti passivi delle armi non possono essere imparati come lumina e sono attivi solo se si equipaggia quell'arma. Importante. Importante perché così ha un senso prendere quell'arma. I danni delle armi aumentano in base ad alcuni tuoi attributi. Ad esempio, nel caso di un'arma che scala su agilità, il suo danno aumenterà con l'aumentare dell'agilità. Ok, quindi è proprio così che funziona. Quando la potenza dell'arma possa aumentare è indicato dalla lettera associata che va da D fino ad S. Il curatore può migliorare le tue armi usando catalizzatori di croma. Migliorare le armi ne aumenta la potenza di attacco e l'adattamento scalare degli attributi, oltre a sbloccare nuovi effetti passivi a livelli di rarità specifici. Armi di qualità diversa richiedono catalizzatori differenti per essere migliorate. Infatti noi dovremmo avere quelli per portare a livello 3. Corretto? Abbiamo uno lucidato. Ma io non so ancora quale arma voglio tirar su. Sicuramente qui sono solamente, vedete, plain upgrade, non c'è niente di altro. Invece qui abbiamo per esempio degli effetti aggiuntivi. I colpi critici applicano bruciatura, che non è male, però noi abbiamo tanti modi di applicare bruciatura. Sei già a livello 4, infatti ha già i colpi di mira libera, infliggono danni a un bersaglio casuale. Ok, potremmo tirar su questo, genera una macchia casuale quando esegue un colpo di mira libera. Che è forte ma nemmeno così tanto.
Però portarlo a 5 non sarebbe male. Oppure potremmo upgradare Gustav e stare molto tranquilli, insomma. Scala con difesa, con fortuna, dovremmo fare un respec su di lui per gestire al meglio quest'arma, però potrebbe pure avere senso, insomma. Poi ci sono questi qui che sono upgradabili con quello di croma base, diciamo. Va bene, allora io... Questo sarebbe comunque comodo, ma il critico quando lo fai, capi? Con l'abilità e la sicurezza di applicare bruciatura. Qui lo scaling di danni non è male. Vitalità e difesa. Diciamo che tu devi strutturare anche gli attributi del personaggio a seconda dell'arma che decidi di usare. Quindi spero che di respec se ne trovino parecchi, perché sennò avrò serie difficoltà a scegliere. Va bene, facciamo così. Voglio upgradare questo, perché mi piace l'idea di avere lei come colpi di mira libera. Ok. Mi sono dimenticato di aprire il coso degli achievement ancora, per la cutscene che è partita. Ok, rieccoci. E poi c'era anche... Migliora le risorse della spedizione, che sono... Illumina, ok, che per adesso non applichiamo. Io potremmo anche farlo in realtà. Costa un colore di lumine. I personaggi possono possedere una quantità illimitata di punti lumina. Carino. Migliorare le tinte richiede oggetti speciali. Per ogni tinta è necessario un oggetto diverso. E noi abbiamo questo della salute. Migliora tinta. Ok. Facciamo così. Aggiungiamo un po' di punti lumina. 13. Va benissimo 13. Facciamo 4. 15 totale, dai. Non ci allunghiamo troppo. Per tutti, tranquillamente. Ok. Adesso sono un attimo stordito, ma sono veramente stregato anche da questo posto. L'accampamento è altrettanto bello come al solito. Mettiamo un po' di lumière. Andiamo con le nostre colleghe. You did not. Well, I thought it. Sempre tasto. You did not. Well, I thought. How did the Gestrels survive out here? I'm not sure. I can't wait to ask them. Gestrels. È veramente affascinata dai Gestral Loon. È l'unico argomento per ora che l'ha fatta sorridere. Almeno a quanto sappiamo noi. Facciamo un piccolo resoconto. In questo mondo la pittrice appare una volta all'anno per cambiare il numero scritto su quel monolite. Un anno da quell'evento, tutte le persone di quell'età o più scompaiono in petali di rosa, almeno quello sembra rappresentare. Allo stesso tempo, quando viene cambiato il numero, si crea una spedizione di persone che volontariamente partecipano per cercare di interrompere questo evento, partendo verso il monolite, verso la pittrice, cercando di scoprirne di più. E tutte le spedizioni hanno un diario con tutto ciò che sono riuscite a fare e tutto ciò che sono riusciti ad apprendere. Attualmente noi non sappiamo molto in realtà. Abbiamo visto che la pittrice crea anche creature che non sono necessariamente aggressive, e questo ci può dare a pensare in realtà. Siamo sicuri che
È la pittrice a creare creature aggressive? O è qualcosa di intrinseco? Cioè, non siamo sicuri che queste creature nascono come violente, ok? Come il brasiliano, no. Potrebbero essere creature normalissime e ci può essere qualcos'altro che le rende aggressive, no? Oltre a questo, loro danno per scontato che la scomparsa in petali sia una morte, e fin qui ci può stare, almeno dal punto di vista umano potrebbe sembrarlo. Ma in questo mondo surreale in cui la frattura ha realizzato questi spettacolari paesaggi che abbiamo intorno, chi ci dice che in realtà la pittrice non stia salvando anno per anno le persone? E le sta salvando in quell'età. Quindi per esempio 34, scompare a 34 anni e le sta portando in una qualche vita eterea, qualcosa di particolare. Non possiamo saperlo. Il corpo scompare, ma è proprio perché scompare. Cioè non è un infarto, non stiamo vedendo morire la persona. Potrebbe tranquillamente essere riposizionata. Queste sono, diciamo, le idee che mi sono fatto finora. Ho questa convinzione che non necessariamente la pittrice stia facendo morire le persone. Sicuramente l'incipit del gioco è quello che da giocatore e i personaggi apprendiamo e pensiamo. Ma è una certezza? Non lo so. Interessanti anche quelle che sono le subquest di alcune creature bianche, appunto, come quello con la lampada e quello a cui abbiamo restituito la bomba. Però penso che ne scopriremo di più solamente andando avanti. Allora, controlla come stanno gli altri prima. Been a long time since I've seen you play. Gestral Village. Yeah, Vedi che è contentissima. I still can't believe they exist. I mean, what other fairy tales are real? This is ultimately a war of information. There's still too much we don't understand. Where the paintress comes from? Why she does what she does? Who is she? 70 years and we still barely know anything. And the man on the beach. Yeah, too many unknowns. But if we take down the paintress, at least that gives future generations a chance to unravel the mystery. You seem better than before. Yeah, holding it together. Shock's worn off. A bit. We can't bring anyone back. But I thought we can keep their spirit alive by pushing forward. And at least there's 3 of us now. The mission hasn't changed. Tomorrow comes. Tomorrow comes. Il domani arriva sempre, ragazzi. Ok. Scriviamo anche nel diario. Scrive di come il braccio creato per lui sia stato incredibilmente utile contro i Nevron di tipo acqua. Esatto. Più che altro è il tipo elettrico che funziona molto, chiaramente. Spera che un giorno i suoi allievi leggeranno tutto quello che ha scritto. Sono curioso, sono curioso se ci sarà un momento in cui noi questo diario lo potremo leggere. Vediamo un po' che ci dice. Trova il villaggio dei Jester nel mezzo del santuario antico. Va bene, vai a dormire.
tornati nella mappa. Did Noko tell you anything more about the village, other than red trees everywhere? Noko's not great with specifics. We'll just have to think like Gestrels then. Credo che intenda proprio quello che vediamo qui davanti. Diamo un'occhiata alla mappa. Sì, fisicamente siamo andati oltre le acque volanti. Intorno abbiamo tante cose in realtà. Il nostro obiettivo è il santuario antico, ma vorrei fermarmi un attimo con la storia, sapete? Qui sulla destra abbiamo qualcosa e anche qui dietro in realtà. Quindi vorrei dare un'occhiata, se non è qualcosa di diciamo un po' troppo avanzato, perché può darsi anche che non ci permetta di andare. Vorrei esplorare un po' di queste zone secondarie, che potrebbero tranquillamente essere zone primarie, però già accessibili. Vediamo. Oh, Gestral perduto. Mi sembra che tu sia perso. Devo trovare Sastro, ma qui non è che sia proprio sicuro. Puoi stare nel nostro accampamento. Nel frattempo chiamerò Sastro. Va bene. Ok, piccola missioncina. Vediamo un po', se ci esce pericolo evitiamo. No. Nidio di Eschi. Penso che mi stia per crollare la mascella. Ok, no, niente di esagerato, ma sempre bellissimo. Edizione 66. C'è un Gestral enorme. Salve, Serini. Pachi umano. Parola d'ordine per entrare. Devi chiedere a Golgra. Ok, quindi siamo effettivamente limitati, non possiamo entrarci? We can use that. Penso proprio che non possiamo. Non attualmente, almeno. Bene. Solo di lumina, ci sta. Vediamo un po'. Torniamo indietro. Questa volta vorrei provare ad andare verso quell'edificio dietro le acque volanti. Non so se è possibile farlo stesso dalla mappa, però. Vediamo. Guardate la Tour Eiffel. Allora. Qui è dove dobbiamo andare noi. Devo dire che anche la mappa, ripeto, è qualcosa di veramente bello. Non credo di aver mai visto un gioco utilizzare l'effetto tilt shift per realizzare, diciamo, la grandezza della mappa. Però è veramente figo. Credo che non posso farlo se non passando all'interno. Quindi per adesso lascerei perdere, magari. Perché, sì, questa zona tipo è illimitata. Dobbiamo rientrare in acque volanti e poi uscire da qui, credo. Ok. Forse no, vediamo. C'è una stradina qui. No, che si riunisce dietro semplicemente. Questo, ok, no, sembrava qualcosa di interagibile. Qui c'è un sentiero, però. Oh! Ehi. Ho aperto una shortcut. Questa è comoda. L'altra era solo per farci capire. E vediamo un attimo il fight, se possibile. Ci sono di nuovo anche i fight che abbiamo già affrontato, ad occhio.
Eccoci qui, le acque volanti, che bello, mamma mia. Ecco, l'edificio. Credo che sia un dungeon. Che bella l'acqua. Ah, mi sa che forse non si accede da qui, ma devo fare tipo un giro particolare, vediamo. Tipo di qui. Proprio... No, non posso andare in mezzo agli alberi. Quindi può darsi che non posso arrivarci adesso? Sembra un po' strano. Qui c'è un oggetto però. Illumina. Possibile che veramente non ci possa arrivare? Mi sembra un po' strano. Invece mi sa che è proprio così. O almeno attualmente. Sono interdetto. Va bene. Probabilmente ci sbloccheranno qualcosa, magari la possibilità di saltare o robe del genere nella mappa per sbloccarci questi luoghi. Vedremo. Mi sarebbe piaciuto approfondire qualcosa di secondario prima di andare avanti. Guardate questa statua. Veramente corrosa, tra l'altro. Qui ci sarà sicuro un oggetto. Non lo vedo in realtà. Ok, vabbè, andiamo via allora. Andiamo verso il villaggio dei Gestral. Eccoci qui. Santuario antico. That's a lot of red trees to search. They must have some sort of track or trail leading to the village. Wait, I hear something. It might be Nevrons. Be careful, okay? Edizione 63. Quello è il santuario. Questo non è un nemico. Ok. Petanque. Ok. Salto di Lumiere. Capisco perché Petanque. Passaggio offensivo. Non sta bruciando attualmente. Immolazione. Ok. Assalto di Lumiere. Lui non è tipo acqua, quindi non penso che subirà tantissimo. 3 scudi così. Ho capito. Ah. Mi ha sparato perline. Il Petanque fuggirà tra 3 turni. Cavolo. Allora. Dammi un attimo.
Ok, facciamo così. Poi aumentiamo i danni di tipo fuoco. Chroma is flowing. Con lei abbiamo fatto immolazione. Dobbiamo fare un'elettrizzazione e un trasferimento termico e poi frana. Ottimo. Andiamo di attacco normale. E facciamo di nuovo questo per i danni di fuoco. Teniamoli alti. 6 scudi. Cavolo. Aia, devo perrearlo perché è importante. 2 turni. Allora. Devo fare un attacco normale e recuperare un po' di PA. Togliamo questi scudi. Ovviamente non posso fare abilità. Ok. Con lei facciamo un passaggio offensivo. Ok. A storm is coming. Lei cosa manca? Aspetta, noi abbiamo fatto immolazione e poi elettrizzazione che però usa quello di fuoco, cavolo. Ok, l'ordine era sbagliato. Ghiaccio, così, ok. Vabbè, possiamo fare trasferimento termico così poi abbiamo i PA. Ottimo. 9 scudi. Maledetto. Ah, dai. Il prossimo turno. Ma compreso o... Valla a capire. Facciamo Gustav solo per fare rottura di scudi. Anche lei. Let us stain. Ok, tolti gli scudi. Marchiato. Abbiamo tutto. Manca immolazione. Ok. Abilità. Non posso. Usiamo tutto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, pensavo peggio in realtà. Ok. Ritocco, colore di lumina, catalizzatore di croma lucitato per 5. Ottimo, meno male che non è scappato. Meno male. È un Gestral. Era. O è solo una rappresentazione in legno? No, è solo una statuina. This will be useful. Fino a quando segui un contrattacco aereo. Vabbè, mi sembra un po' esagerato, però come illumina non è male, mettiamola così, come dicta un po' meno. Guardate lì. Oh, davvero. Una sorta di curatore. Ragazzino giovane, un'altra spedizione. 33. Chi sei? Un sogno, un'illusione. Non mi ricordo bene. Per cosa ho fatto tutto questo? Mi manca ridere con tutti. Di che stai parlando? Re, Cle, come si chiamavano? Io, perché mi dimentico? Tutto viene spazzato via. Il ragazzo tace. Non capisco se questi rappresentano vecchie spedizioni oppure no. Ad occhio no. Che spettacolo. Va bene, vediamo un po'. Wow.
That's a lot of dead Nevrons. Who did? I don't see I any. think they mean us. They must be Gestrels. They're cute, but they're idiots. Oh, fuck. Hey, we're not Nevrons! Ok. Boss, tra virgolette. 2 bruciature e un marchio. Vabbè, diamo anche un altro a questo punto. Batte lo scudo. Aia. Mamma mia che botta. E quindi adesso si ripara pure. Facciamo intanto che lui si cura. Che è veramente tanta la sua cura. Pintura creativa lo usiamo su Loon. Raggio offensivo. Aia. Avrei schivato, eh. Ah, l'altro era assordito, ok. Grace. Scintilla. Ok, prende un sacco di danni da fuoco, chiaramente. Avrei schivato. Mannaggia la miseria. Maledetto. Salto di Lumiere. Ghiaccio chiaramente non è così tanto utile. No. Vergognosa questa sconfitta. Imbarazzante. Perdonatemi. Ok. Rifacciamola. Dove... Ah, proprio qui. Ma non devo mica rifare tutto. No. Andiamo. Certo, no. Andiamo. Allora, concentriamoci sul fuoco perché chiaramente è quello che serve qui. Mi servirebbe un'immolazione ma non possiamo. Marchio. Pam. 390. Non male. Ok. Contrattacco completo. A questo punto facciamo un bel... potenza. Ok. Con lei possiamo fare un ottimo passaggio offensivo prima. Ok. Con Loon facciamo immolazione. Ok. Aia. Ci ho provato. Alza lo scudo il bastardo. Allora Gustav recupera un attimo. Cura veramente tanto, quindi ci sta. Mael fa... C'è bruciatura. Siamo in offensiva però. Facciamo scintilla. Sbagliato il secondo. Mannaccia. Aia. Quello è veramente istantaneo però, eh. Quello veramente non si vede partire. Aia. Però è morto. Ha dato anche un'arma. Sekaram. Pennellino. Don't worry.
We don't want to hurt you, Patat. Noko sent us. Kapatate, oh, noko te kepate? Oh, hati noko ke parka debe sakapatate. If you guide us to your village, Lero maricor. Ok, Lil. Pero che mi bossa kapatat. Ni sugama bive virageo. Guide us Sakapatate. to your village, and maybe he'll make you something better. Wait, what are you... Cheri sakakipo? Trust me, I hate liars. Ok, Lil. Gama vive, leko gammi sakapatat. I gomi haro putu. You're better with gestural than humans. They're less complicated. Beh, come darle torto. Ok. Sakaram, vediamo un po'. Non ho visto per chi era. Gustav. Tutte per Gustav, incredibile. Vabbè, molto normi, cioè elemento normale. Fa un po' di più però. Scala su agilità. Noi attualmente abbiamo potenza e difesa molto alte. Questa fa almeno su difesa e fortuna. Quindi insomma. Però questo più 2 su agilità. Vabbè dai, mettiamola per un po'. Tanto il ghiaccio non è che ci stava aiutando particolarmente attualmente. Ok. Guardate come si sono impegnati a cercare di difendere il loro villaggetto. Wow. Spettacolo. Qui c'è qualcosa sicuro di segreto? O è la zona effettiva? Che vuoi dire? Che bellino. Vediamo un po'. Great. Guardate quante cose brandizzate che hanno. Mettiamolo. Che hit di canzone me lo stai dicendo? Scusami. Così, randomico. Vediamo prima questo. Ma sono dei matti. Ma che c'entra questa canzone? Ma è bellissimo. NCS type of shit. Fuoco indomabile, così diamo fuoco a tutti. Facciamo un ottimo danni aumentati dal fuoco. Ok. Ah, vabbè, 1 HP giustamente. Aia. Aia. Ok. Chiamiamolo un... Ok. Passaggio offensivo. Ok. E lui è andato. Ah, si schianta. Oddio, l'ho letto alla fine. Non mi aspettavo l'ultima. Meno male che è andata bene. Ok. Facciamo un bel sovraccarico. E è finita per te. Oh, invece no. Ora sì.
Ho schivato. Va bene, allora riaffrontiamo. Anzi, potremmo anche saltarlo, giusto per velocizzare, perché ho visto che c'è un passaggino di qui. Corri, 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 corri. Vediamo cosa c'è qui. Mi sta inseguendo tantissimo. Ok, mi ha deaggrato. Dove sono finito, scusami? La zona iniziale. Ok. Ottimo. Bello questo collegamento. Non utile, ma bello. Ah no. Esterno, c'è anche questo qui. Dobbiamo per forza attaccarlo. La musica però. Allora vai di assalto di Lumiere subito. Pam. Con l'un facciamo un immolazione. Ok. Con la bruciatura up. Passaggio offensivo. Ok. Aia. 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 Animiamo l'un. Poverina. Scintilla. Pam. Ok. Ed è morto. Tenti. Ho doggiato. Però la musica mi sta facendo troppo vibare. Bellissima. Trabuchim. Per l'un, suppongo. Vediamo subito di che si tratta. Elettrico. Ah. Genera una macchia casuale quando esegue un colpo di mira libera. E vitalità e fortuna. Oddio, ci serve questo. È vero che l'abbiamo portato al 5, Troubadim. Però questo ci serve. Impia quando vengono consumate macchie. L'attacco base genera 2 macchie. Mamma mia. Sì, tanta robina questo. In realtà l'attacco base genera 2 macchie casuali. Non ci serve poi così tanto. Però possiamo anche scegliere quali cose utilizzare a seconda della macchia che genera. Quindi proviamo a utilizzarla per un po'. Che tiene in mano lui? Che sta facendo? This will be useful. Recupera il 15% di salute quando esegue un attacco Oh! Molto importante questo, eh? C'è anche una scalata, tra l'altro, che non avevo notato. Vediamo. Oggettino. We can use that. Più un punto abilità all'inizio della battaglia. Ma non così tanto forte se... vabbè. Ormai siamo qui. Aia. Aia. Sarei dovuto curare, credo, E adesso da dove mi fa riprendere, scusami? Allora facciamo un attimo questa cosa super intelligente. E facciamolo questo fight, maledizione, dai. Potenza, vai.
Let me help. Subito un fuoco indomabile per dare fuoco a tutti e due. Facciamo subito un passaggio offensivo. Guardate lì che danni. Ok, non l'avevo mai vista questa. Fa niente. Sono molto carini questi come nemici però, Aia. Stordita tra l'altro. Facciamo di nuovo immolazione, va. Questo muore. Ok. Avevo schivato prima. Oddio. Che danni. Sto veramente sbagliando tutto. Ok. Ottimo. Stordita ovviamente. Palline tuonanti. Contrattacco. Bello che Maiella ha detto Gustav don't die e si è piata l'unica pallina. Vai di immolazione su di lui. Vulnerabilissimi al fuoco. È giusto che sia così. Facciamo un attacco normale su di lui e dovrebbe andare bene. Ottimo. Niente, non riesco a schivarla questa cosa. Incredibile da parte mia. Un ritocco tra l'altro, ottimo. Ok. Imbarazzante, raga. Oh, va bene, piccolo clip. Imbarazzante da parte mia questa performance, devo dire la verità. Ma è anche tardi, dai. Per me. Dio. Fanno, non lo so, delle cose che sono veramente matti. Qui si ricollega tra l'altro con la strada che dà al villaggio, credo. Quindi questa è tutta la zona secondaria. Dei coglioni, posso dirlo. Una tintura rianimante. Cavolo. Oh, c'è un mimo. Oh, c'è un mimo. Oltre il mulino. Forse lo devo curare tutti. Vabbè. Sì, dovevo curare tutti, è un po' diverso. Però adesso sta in protezione. Il moveset lo conosco. Più o meno. Facciamo così. 3 colpi così togliamo lo scudo. E poi facciamo un cura il bersaglio. Ok. Lei invece la facciamo curare da sola. Ottimo. E con lei invece iniziamo. Passaggio offensivo. Ovviamente dobbiamo fare uno strappo. Ok, allora aspetta. Con lei facciamo intanto trasferimento termico, così ci prepariamo con il PA. Ah, non avevo applicato bruciatura. Mi sono un attimo distratto tra l'altro a vedere questa cosa, mannaggia a me. Ho perso il ritmo di tutto, sono un bastardo, dai. Allora, rianimiamo un attimo Gustav. Perdonatemi, mi sono distratto. Allora, facciamo un attacco normalissimo. Allora, dicevamo, energizzante non lo utilizziamo. No, potremmo utilizzarlo adesso per primo, perché così abbiamo energizzante. Ok. Ah. E vabbè. Allora, passaggio offensivo. Sull'un abbiamo io non so quale venga sostituita per prima. Dovremmo fare un'immolazione appena possibile e poi frana. Niente, non riesco più a fare niente adesso. Avete visto che sapevo giocare negli altri episodi, giusto? Cioè, non sono più capace.
Allora, un'immolazione, vediamo che cosa fa. Cosa sostituisce? Ok. Credo mi abbia tolto però... Vabbè, ok. Devo un attimo curarmi prima di saltare. Credo mi abbia tolto... una macchia che mi serviva però. Allora, curiamo. Ok. Facciamogli il culo. Questo mimo. No? A storm is coming. Allora, partiamo con elettrizzazione, perché non la possiamo utilizzare dopo immolazione. Poi, con lei facciamo un passaggio offensivo. A storm is coming. A questo punto facciamo immolazione, poi trasferimento termico, così recuperiamo PA. Ok. Ottimo. A questo punto facciamo un... carichiamo il sovraccarico, così dopo facciamo uno strappo. Con lei facciamo scintilla, ora che siamo su offensiva. Così gli diamo bruciatura. Ok, abbiamo quei due, facciamo trasferimento termico. E dove lo applica? Ok, abbiamo tutte e tre quelli che ci servono. Aia. E adesso mi doveva morire, adesso che volevo provare quella cosa. Noi la rianimiamo. Dai che mi doveva morire, ho sbagliato io ovviamente, però. Siamo sulla difensiva, facciamo un... di fuoco non possiamo, quindi di nuovo scintilla, va. Ok, Margin for error. con lei possiamo fare frana con i danni aumentati. Vai, Wake him fear. abbiamo fatto lo strappo o no? No, mi sa di no. Facciamo anche il sovraccarico allora. For those who come after. Non male. Beh, adesso i danni ci sono. Ok. Le facciamo trasferimento termico. Ottimo. Let's push forward. Ah, giustamente avevo due macchie di terra. Ah, avevo una di terra e una di luce. Bellissimo. Ok. Quindi posso fare immolazione e poi di nuovo rifare frana dopo. Oddio, si entra in una bella... Ah no, utilizza uno di... Giusto. Ottimo, ed è morto. No, peccato che si è clippato in basso. Abbiamo baguette per un altro. Fermi. Per chi è? Per Lun. È bellissimo. Dai, mettiamolo anche su di lui, dai. A questo punto siamo nel giro delle baguette. Appena lo becchiamo anche per Maielle, che sicuramente ci sarà. Che bello, che figo. Ok, rompe un po' l'immersione, però è bello, dai. Wow.
Va bene. Ragazzi, con questa piccola perla penso che le toglieremo comunque all'inizio del prossimo episodio. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo e bella Fandonia.